Benvenuti amici sul mio canale in cui proviamo a parlare di orchidee perché non è sempre facile parlare di orchidee e questa volta parliamo della fioritura del dendrobium. Il dendrobium è qualcosa di spettacolare perché uno ama il dendrobium, perché è capace di fiorire in maniera devastante, fiorisce tantissimo, i fiori sono bellissimi, i fiori sono coloratissimi, i fiori profumano, ne fa tanti, se sta bene in salute ne fa tanti, la bellezza è qualcosa di straordinario, sembra che c'ha il cuore rovesciato lì, sembra che c'ha il disegno del cuore all'interno, vedete? È bellissimo, il Lina Wianum è un dendrobium a fioritura esplosiva perché dovrebbe osservare il riposo, ma evidentemente lui fiorisce a febbraio perché anche l'anno scorso ha fiorito a febbraio. Allora, il fiore è di una bellezza unica, il profumo è delicatissimo, e profuma di mughetto, di qualcosa del genere. Il Lina Wianum è crescita esponenziale perché qui c'è un cake che non ho staccato, lo lascio lì, controllate sempre perché sul Lina Wianum è facile trovare la cocciniglia per via del fatto che ha queste foglie così piegate, vedete, così piegate all'indietro, quindi è facile che lì diventa un luogo ideale per nascondiglio. Vedete, la foglia è piegata all'interno, quindi se aprite facilmente trovate cocciniglie o quant'altro. Tenetelo sotto controllo. Questo andrà fuori, adesso è dentro per il periodo del riposo, ma qui non mi pare che si parla di riposo, qui mi pare che si parla di fioritura stravolgente e sembra che brilla il fiore, sembra che c'ha un riflesso così tipo, vedete, tipo brillantoso, tipo la seta, qualcosa del genere. È forte il termine brillantoso. E l'inavianum cresce tantissimo, si riproduce sia dalla base che dai gechi. I gechi non l'ho staccati perché sennò nel giro di poco avrete 20 o 30 piante, è molto facile. Questa è una pianta. Nel periodo passato ho messo un video in cui il dendrobium era una pianta sola, si sono divise in 3 piante, ovvero sia le ho dovute dividere io perché aveva avuto problemi di radici. C'è un video in cui si fa proprio menzione al fatto che le radici sono andate via perché si sono marcite, perché queste crescono a palla, quindi crescendo così a palla e automaticamente se uno fa errori, ecco. Però il bello del dendrobium è che se fate errori, e questo fiorisce anche senza radici, se vedete i video nel Laos, nella Thailandia, nel Vietnam, li vendono in fiore senza radici. Praticamente vedete nei video esteri, nei video asiatici, le persone che hanno in mano il dendrobium fiorito senza radici, perché è normale per loro che le radici possono essere tagliate e nel momento stesso che viene venduto lo rimetterete in vaso e in vaso poi farà radici. Questo è un pezzettino di pietra pomice e lapillo vulcanico. Sembra che il dendrobium l'inerte lo gradisce per via della sua irregolarità del fatto che ha queste microporosità, vedete, sembra un po' una superficie lunare. Benissimo, questi gechi andrebbero staccati perché sennò questi rivanno a radicare un'altra volta dentro e quindi avremo sempre tantissime piante, però lo lascio. Questa è una piantina nuova, vedete, fresca, verde, che viene su dalla base. La fioritura è tanta. L'anno scorso lo stesso, c'era una fioritura esponenziale bellissima, io sono estremamente innamorato del dendrobium, ma un po' di tutte le orchidee. Forse quelle che mi piacciono di più è il dendrobium, il bulbophyllum, qui riesco a farvi vedere un po' questa patina che sembra seta, sembra bellissima. Del dendrobium e il bulbophyllum, al di là delle phalaenopsis, uno parte con le phalaenopsis, però dendrobium e bulbophyllum sono spettacolari, poi ci sono i papiopedilum che sono spettacolari e poi sui phragmipedium c'è un mondo grazie alle ibridazioni. È bellissimo perché fiorisce, bellissimo perché il dendrobium resiste a qualunque errore nostro, resiste alle temperature. Questo fuori arriva fino a 35 gradi, 36, 37 gradi li ha presi, forse anche 38 stando all'esterno.
e quindi all'esterno la poca umidità la tiene lo stesso, l'importante è che sta in vaso. Non conviene metterlo in zattera per il semplice motivo che non vado in tempo a zatterarlo, che poi diventa un cespuglio. Ne ho altre due di piante perché, come ripeto, ne era una, si sono divise in tre. Questa è quella che ha fiorito, che merita un momento di condivisione. La caratteristica del dendrobium sono queste canne, alla base sono piccoline, sopra c'è tutta la riserva dell'acqua. Quando fa il riposo, questo praticamente il riposo non me l'ha fatto perché come è arrivato l'inverno ha cominciato a fiorire, lo farà dopo. Se lo fa, se non lo fa, decide lui, non è un problema. È qualcosa di spettacolare. Se conoscete i dendrobium non potete farne a meno perché sono qualcosa di unico. La fioritura dura poco, proprio perché è bellissima. Se fosse una fioritura meno bella forse durerebbe di più, ma per il fatto che è così bella la fioritura è giusto che la apprezziamo per quei 15 giorni, 20 massimo 20 giorni di più, non ci concede. Rimane sempre verde, quindi ha un riposo. Il dendrobium non è difficile, hanno un linguaggio loro perché hanno una vastità di zone in cui si trovano in tutta l'Asia, praticamente si trovano in tutta l'Asia. Osservano vari tipi di riposo, il riposo del dendrobium con la foglia sempreverde, il dendrobium con la foglia che la perde, il dendrobium quello che ha riposo che vive nell'ambiente da caldo, il dendrobium che vive nel clima più freddo. Ognuno ha una sua tipologia di riposo perché hanno il periodo dei monsoni e il periodo in cui non ci sono i monsoni, quindi il periodo secco serve perché loro sono abituati così. Quando è riposo secco le piante da loro perdono le foglie, le piante su cui sono aggrappati perché sono piante epifite, quindi perdendo le foglie, le piante sulle quali loro sono aggrappati, in realtà nel periodo di riposo questi hanno ma tanta luce, cioè prendono il sole diretto nell'equivalente nostro inverno, proprio perché stanno aggrappati su piante che non hanno più foglie, quindi il loro riposo corrisponde a tanta più luce, però corrisponde a scarsità di pioggia per via del fatto che non c'è pioggia. Invece nel periodo vegetativo cominciano ad avere meno luce del sole perché le piante sulle quali sono aggrappati cominciano a riproporre le foglie, quindi hanno una luce un pochino più schermata, ma hanno precipitazioni quotidiane. Ecco perché il periodo vegetativo per loro è velocissimo. Il periodo vegetativo vi ritrovate con un cespo di pianta esagerato, al periodo del riposo vedete che la pianta proprio dà segni che sta dormendo perché non prende manco l'acqua, se la bagnate, la radice vedete ha le punte verdi, quindi vuol dire che non sta riposando. Quindi guardate per il riposo le punte delle radici, guardate se perde le foglie, se sono dendrobium che perdono le foglie, e guardate un po' tutto perché il dendrobium va visto. Il dendrobium va vissuto vedendolo, perché su carta ci sono scritte tantissime cose, poi se è un dendrobium da importazione, se è un dendrobium acclimatato, se è un dendrobium che venendo dall'importazione potrebbe perdere un attimo la fase delle stagioni, quindi vi potreste trovare che fa un inverno anche fuori stagione. Quindi il dendrobium va vissuto vedendolo in diretta, perché su carta corrisponde a una cosa, in realtà ne fanno ben altra. Le linee guida sono quelle, però i principi di base, no, per giusto dare una classificazione delle 5 o 6 specie di dendrobium che abbiamo. Bene, questo è tutto, spero di avervi fatto vedere un po' il discorso dei dendrobium. L'importante è il substrato che sia molto drenante, perché quando loro hanno il periodo monsonico piove sempre, quindi non stanno su materiali che si inzuppano e che ritengono molto acqua. Sarebbe bello per loro essere bagnati una volta al giorno, ma chiaramente il substrato poi deve permetterlo, perché se lo teniamo in barche o in stagno non si può fare un discorso come loro lo hanno in natura. Spero di avervi fatto innamorare di questo genere, la pianta è spettacolare e quindi lasciatemi un commento e spero di vedere anche voi che avrete soddisfazione nel coltivare questo genere di orchidee che è spettacolare.